io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere praticamente il gioco del memory. Mi è stato richiesto da una signora, quindi gliel'ho voluto preparare e far vedere come poterlo fare. Sono appunto delle mini tartarughine, vedete, che hanno praticamente il pancino, la parte di sotto colorata e ce l'hanno appunto, vedete, doppio. Quindi è proprio un gioco così di memoria, che vengono sparse tutte le tartarughine un po' allineate, ma con i colori appunto un po' sparsi, e una girandola deve trovare lo stesso colore. Quindi appunto l'ho volute fare, le avevo già viste su internet già parecchio tempo fa, però siccome mi è stato chiesto appunto ho voluto fare comunque il video, quindi non è un mio progetto, ve lo dico già, ho voluto comunque fare il video, questo però a modo mio, come appunto l'ho voluto fare io, per farvelo vedere. È molto carine, sì, è vero, le tartarughine sono tante da fare perché io ho scelto comunque 10 colori, voi volendo ne potete scegliere 8 colori oppure 12 oppure 20 colori, dipende appunto un po' da quanto lo volete grande. Io ho detto con 10 colori già, che quindi sono 20 tartarughine, già ho detto ci sono abbastanza abbinamenti, quindi può andare bene così. Comunque si può fare o con più tartarughine o con meno tartarughe. Poi c'è la mamma tartaruga, praticamente appunto quella più grande, dove andremo a fare appunto la testolina, tutte le zampette e anche qua la parte sotto e la parte del guscio. Ok, vi lascio a video tutte le spiegazioni, tutto l'elenco del materiale, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto può piacervi lasciate anche un pollice in su. Il materiale che ci servirà quindi saranno, allora, 10 colori, io ho preso 10 colori, voi se volete ne potete prendere 8 oppure 12, anche di più o di meno, dipende da quanti colori avete da far fuori, tanto comunque bastano proprio degli avanzi come il cotone, cioè quello colorato, perché c'è solo un giro da fare di 12 maglie alte. Contate che sono doppie però, cioè con l'azzurro ne dovete fare due, con l'azzurro chiaro di nuovo due, sempre col giallo due, quindi tutte doppie le dovete fare queste tartarughine. Quindi i colori, poi un color beige e un colore verde che sono per il corpo sotto della tartarughina e il guscio sopra. Poi ci serviranno dei marcapunti, occhietti di sicurezza, un bottone, ago, forbici, un po' di imbottitura che andremo ad imbottire le nostre tartarughine piccole e poi ho utilizzato 2 uncinetti da 2,5 e da 3. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito facendo le tartarughine con l'uncinetto da 2,5. Quindi prendiamo il nostro filo colorato, così iniziamo dal fondo, a fare praticamente la parte bassa. Facciamo cerchio magico, poi ci alziamo di 3 catenelle e queste 3 catenelle valgono come prima maglia alta. E poi dentro il cerchio magico, quindi facciamo 11 maglie alte, quindi per un totale 12 maglie alte. Fatte le 12 maglie alte, possiamo stringere il cerchio magico e andiamo sulla terza catenella che avevamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima per chiudere. Quindi possiamo anche tagliare il filo e facciamo un nodino di sicurezza. E quindi con il colore abbiamo già finito. Quindi prendiamo il color beige. Con il color beige ci possiamo mettere in una delle qualsiasi maglie che abbiamo fatto. Iniziamo facendo 3 catenelle e poi dove abbiamo iniziato, che abbiamo fatto le 3 catenelle, facciamo un'altra maglia alta. Quindi per questo secondo giro, per ogni maglia sottostante dobbiamo andare a fare un aumento. Quindi in questo secondo giro
ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie alte. Ho fatto le mie 24 maglie basse, sono arrivata dove c'erano le catenelle e ho fatto una maglia bassissima per chiudere nella terza catenella. Adesso per il giro 3 andiamo a formare praticamente la testolina e le zampette. Quindi facciamo 3 catenelle, giriamo il lavoro, dentro qua subito la prima maglia che ci ritroviamo andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Quindi rifacciamo 3 catenelle, riandiamo di nuovo sempre qui dove abbiamo già fatto le 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere, e quindi ci siamo formate la nostra testolina. Poi facciamo 4 maglie bassissime, quindi entriamo nella prima e facciamo una maglia bassissima. Facciamole morbide, non tiriamo solo, quindi 1, 2, 3 e 4. Fatte le 4 maglie bassissime, facciamo 2 catenelle e qua appunto dove c'è la maglia bassissima andiamo a fare 2 mezze maglie alte, quindi una e 2. Quindi di nuovo 2 catenelle, rientriamo sempre qui dove abbiamo fatto già le mezze maglie alte e tutto, e facciamo una maglia bassissima per chiudere. Quindi di nuovo 4 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo 2 catenelle, 2 mezze maglie alte, di nuovo 2 catenelle, maglia bassissima, ok, per chiudere. E quindi abbiamo fatto questa che è la testolina, che l'abbiamo fatta un pochino più grande con le maglie alte, e le 2 zampette con le mezze maglie alte. Adesso facciamo 7 maglie bassissime, 7 maglie bassissime, di nuovo 2 catenelle, sempre qua dentro 2 mezze maglie alte, 2 catenelle e una maglia bassissima per chiudere. Quindi di nuovo 4 maglie bassissime e facciamo l'ultima zampetta, di nuovo 2 catenelle, 2 mezze maglie alte, 2 catenelle, maglia bassissima per chiudere. Quindi finiamo con le ultime 4 mezze maglie, scusate, le 4 maglie bassissime, quindi 3 e l'ultima che siamo arrivati, ok, e facciamo la quarta. Quindi qua possiamo tagliare anche il filo, tiriamo fuori e facciamo la chiusura di sicurezza. La chiusura di sicurezza la andiamo a fare praticamente qua dove c'è la prima catenella, ok, che abbiamo lavorato. Andiamo a fare qua, quindi una, però questo lo dobbiamo far passare a sto giro largo, lo dobbiamo far passare qua dalla parte davanti a noi, perché questo è la parte praticamente quella che poi si andrà a vedere della tartarughina, quindi è il sotto. Adesso andiamo a fare il guscio. Il guscio è la stessa cosa, quindi dobbiamo andare a fare praticamente quello che abbiamo fatto adesso, i 2 giri, i primi 2 giri che abbiamo fatto con il beige. Quindi fare il cerchio magico, 3 catenelle e dentro il cerchio magico altre 11 maglie alte, quindi per un totale di 12 maglie alte. Fatte le 12 maglie alte, stringiamo il cerchio magico, andiamo sulla terza catenella che abbiamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima per chiudere.
Quindi rifacciamo le 3 catenelle, rientriamo qui dove abbiamo fatto la chiusura e andiamo a fare l'aumento. Quindi per il secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante e alla fine del secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie alte. Fatte le 24 maglie, andiamo sulla terza catenella che avevamo fatto inizialmente a fare una maglia bassissima per chiudere. Adesso nel terzo giro andiamo a fare un giro di maglia bassa, quindi iniziamo con una catenella e poi andiamo a lavorare 3 maglie basse. La prima la facciamo già qui dove abbiamo fatto la chiusura, quindi 1, 2, 3 e un aumento. Quindi di nuovo 3 maglie basse, 2, 3 e l'aumento. Quindi per tutto il giro 3 maglie basse e un aumento e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Ho finito di fare il mio giro con le 30 maglie basse, però non vado a chiudere, perché vado a chiudere adesso con la parte sotto, quindi vado già ad attaccarla. Allora, praticamente dobbiamo prendere qua dove c'è la testolina, vedete? Questa è la più grande e poi qua ci sono le zampette. Quindi dove c'è la testolina, ok, mettiamo il filo, vedete, io lo faccio passare praticamente qua dalla parte dietro. Vado a prendere la maglia qui del verde, la prima maglia bassa che abbiamo fatto, e vado a mettere l'uncinetto praticamente qua dove abbiamo fatto, dove c'è il buchetto, che abbiamo fatto le 3 catenelle, le 3 maglie alte, poi di nuovo le 3 catenelle con la chiusura. Quindi vado a mettere l'uncinetto qui che mi va a uscire dalla parte dietro. Quindi aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Quindi prendo di nuovo la maglia del verde, del guscio, e vado a prendere qui dove qua praticamente abbiamo fatto le 4 maglie bassissime, vado a prendere proprio solo la maglia bassissima. Non vado a prendere tutto perché qua c'erano le maglie normali, ok? E noi sopra ci siamo andati a fare le maglie bassissime. Quindi vado a prendere solo le 2 costine della maglia bassissima. E quindi faccio un'altra maglia bassissima. Di nuovo prendo la maglia del guscio verde e la maglia bassissima qua del beige e vado a fare una maglia bassissima. E vedete nella parte dietro, cioè sì, poi quella sotto, dove c'è ok la testolina e le zampette verrà così fatta col filo verde, però tutto il resto adesso poi andando avanti si vedrà, non si vede il filo. Se noi avessimo preso tutta la maglia del verde e tutta, oddio, la maglia del beige, che sarebbe diventata anche troppo grande, vedete, ve ne faccio vedere un paio, così vedete la differenza. Cioè, sarebbe diventata, cioè che si vedeva tutto il filo e a me non piaceva, francamente non piaceva. Quindi vi faccio fare, poi se voi lo volete fare per carità, però a me piace di più appunto prendendo solo le costine della maglia bassissima che avevamo fatto prima e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo prendo l'ultima maglia bassissima qui prima delle catenelle e vado a chiudere. Adesso prendo quella del guscio e vado qua nel buchetto dove c'è la zampetta, quindi proprio qua in mezzo, e faccio una maglia bassissima. Di nuovo vado a prendere praticamente la maglia bassissima della chiusura dove abbiamo fatto le 2 catenelle della zampetta e chiudo. Quindi ci dobbiamo andare appunto a chiudere così le 2 parti, prendendo solo la maglia bassissima della parte beige. E vedete come rimane? Cioè il verde si vede solo qua dove ci sono le zampette e la testolina.
Quindi arriviamo a chiuderla, però non tutta, ok? Arriviamo fino a qui, fino all'ultima zampetta, perché poi dobbiamo andarla ad imbottire. Sono arrivata quasi alla fine, mi sono fermata anch'io qua, vedete dove c'è la zampetta. Quindi apriamo qua il buchetto e prendiamo la nostra imbottitura. E quindi continuiamo appunto a fare la chiusura fino alla fine appunto del giro, fino ad arrivare qua. Quindi poi si taglia il filo, si fa la chiusura invisibile. Quindi di queste tartarughine, appunto del giallo, cioè per ogni tartarughina bisogna farne 2 dello stesso colore. Adesso andiamo a fare la testa della mamma tartaruga. Quindi prendiamo il colore beige. Allora, col beige facciamo nodino iniziale e poi avviamo 9 catenelle. Questo qua lo sto facendo con l'uncinetto da 2,5, 9 catenelle, quindi 2, fatte le 9 catenelle, iniziamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e facciamo tutto il giro a maglia bassa. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 8 maglie basse. Per il secondo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 8 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Per il terzo giro di nuovo facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo facciamo 8 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Per il giro 4 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e subito all'inizio facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. Poi lavoriamo le nostre maglie fino ad arrivare praticamente all'ultima. Ok, quindi ne abbiamo fatte 2, 4, 6. Nell'ultima di nuovo facciamo un aumento, quindi dobbiamo andare a fare l'aumento all'inizio e alla fine del giro per un totale di 10 maglie basse. Quindi adesso per 5 giri andiamo a lavorare 10 maglie basse, quindi una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 10 maglie basse. Dobbiamo arrivare fino al giro 9. Ho finito i miei 5 giri. Adesso per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e subito iniziamo con una diminuzione. Quindi abbiamo fatto una diminuzione. Adesso andiamo a lavorare 6 maglie basse e nelle ultime 2 andiamo a fare di nuovo una diminuzione. Quindi in questo decimo giro ci dobbiamo ritrovare con 8 maglie basse. Per l'11° giro sempre una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo facciamo una diminuzione subito all'inizio e poi una diminuzione alla fine. Quindi lavoriamo 4 maglie basse, ok? E nelle ultime 2 andiamo a fare una diminuzione. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 6 maglie basse. Nel giro 12 di nuovo una catenella, diminuzione all'inizio, lavoriamo solo 2 maglie basse e di nuovo un'altra diminuzione alla fine. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 4 maglie basse. Quindi arriviamo così. Allora, la prima parte possiamo staccare il filo. Per la seconda parte invece, allora, siccome io già l'ho fatta, quindi una prima parte ce l'ho qua, quindi la seconda parte è qua. Il filo lasciamolo attaccato perché le dobbiamo andare a unire insieme. Quindi in una delle 2 parti andiamo a mettere gli occhietti. Quindi gli occhietti di sicurezza, ok, li andiamo a mettere, allora, in questa parte. Io la chiusura praticamente ce l'ho di qua, dalla parte destra del lavoro. Quindi gli occhietti li andiamo a mettere più o meno
tra, allora adesso vi dico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tra l'8º e il 9º giro. Ok, li mettiamo così. Quindi qua mettiamo le sicure, messi gli occhielli, quelli di sicurezza, quindi prendiamo la nostra parte che abbiamo appena fatto, quindi da così la giriamo che il cappietto, l'occhiello praticamente della maglia lo dobbiamo avere qua sulla destra. Quindi mettiamo le due parti così, prendiamo la prima maglia bassa dalla parte questa qua verso di noi, ok, della testolina, e facciamo passare il filo, ok, qua nel davanti. Quindi facciamo una catenella e qua, okay, questo filo lo possiamo già mettere dentro così un po' si nasconde già, quindi è qua adesso dove abbiamo fatto già, che siamo entrati, abbiamo fatto la catenella, andiamo a fare una maglia bassa, quindi nella prossima un'altra maglia bassa, quindi adesso dobbiamo andare a unire le due parti facendo tutte delle maglie basse. Se vi sembra che tra magari a prendere tra una maglia e un'altra per mettere l'uncinetto vi sembra troppo grande lo spazio che poi magari tira oppure rimane più largo, fate piuttosto due maglie basse nello stesso spazio, ok? Quindi vi avvicinate un pochino, cioè magari appunto fate due maglie, vedete, vi resta un pelino più, tutto più unito, ok? Quindi state un po', vedete un po' voi. Comunque continuiamo a cucirla e arriviamo fino a questo angolo, perché qua poi ci lasciamo lo spazietto un attimo vuoto perché dobbiamo andarla un po' ad imbottire. Quindi adesso finiamo, arriviamo fino a questo angolo e poi la chiudiamo insieme. Sono arrivata fino all'angolo, vedete c'ho la mia apertura qua. Una cosa che non vi ho detto, qua dove c'è la parte dritta, che praticamente dove abbiamo iniziato il lavoro, che abbiamo fatto le prime 8 maglie basse, negli angoli facciamo un aumento, ok? In modo che qua ci dobbiamo ritrovare 10 maglie basse, solo in questo caso, ma basta fare un aumento qui subito sulla prima e l'aumento poi dopo alla fine. Ok, quindi adesso prima di continuare a chiuderlo ci mettiamo un po' di imbottitura e una volta appunto avete messa un po' di imbottitura lo possiamo continuare a chiudere. Quindi lo chiudiamo fino ad arrivare appunto alla fine. Qui poi alla fine facciamo una maglia, la chiusura invisibile, scusate, così con l'ultima E ci formiamo bene l'ultima maglia e siamo a posto. Adesso vi faccio fare praticamente il corpo già della mamma, quindi questa sarebbe la parte sotto, ok? Io l'ho già fatto da me senza farvelo vedere, però è molto semplice, quindi perché poi diventa anche noioso, quindi ve lo spiego come dovete farlo ed è molto semplice, tutto a maglia alta. Iniziamo con il cerchio magico facendo 12 maglie alte, secondo giro un aumento per ogni maglia alta, quindi siamo a 24, e poi dal terzo giro si fa una maglia alta e un aumento, due maglie alte e un aumento, 3 maglie alte e un aumento, 4 maglie alte e un aumento, 5 maglie alte e un aumento, 6 maglie alte e un aumento, 7 maglie alte e un aumento, 8 maglie alte e un aumento. Quindi dobbiamo arrivare fino al giro 10 con 8 maglie alte e un aumento e per un totale di 132 maglie alte. Ok? È molto semplice, cioè quindi è proprio un cerchio, dobbiamo andare solo ad allargarci, quindi non è niente di difficile. Ok, quindi una volta fatto questo, adesso mettiamo poi insieme
vi faccio mettere i marcapunti in modo da sapere dove dobbiamo andare a fare le zampette, la coda, la testa, ok? Quindi questo qua lo facciamo insieme. Quindi iniziamo qua, abbiamo iniziato, cioè abbiamo finito praticamente il giro. Quindi contiamo le zampe, ve le faccio dal colore viola, così almeno le distinguete. Poi invece la coda la farò, il pezzettino della coda dove vado a mettere i marcapunti, la faccio di un colore e la parte della testa di un altro colore, così almeno avete un po' una prospettiva. Quindi con il viola, che sono già le zampe, iniziamo subito dalla prima maglia alta dopo la chiusura, quindi qua, e quindi contiamo 5 maglie, quindi contando quella del marcapunti, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta mettiamo il marcapunti, ok? Quindi sono 2, 4, 5. Poi contiamo da dopo quella del marcapunti, ok? Quindi contiamo 20 maglie basse, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nella 21esima maglia mettiamo il marcapunti, quindi sempre viola perché è un'altra zampa. Quindi di nuovo contiamo 5. Questa volta contiamo il marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta, ok, mettiamo l'altro marcapunti. E qua abbiamo già le 2 zampette. Adesso dobbiamo andare a fare la coda. Quindi per la coda andiamo a contare 13 maglie basse. Quindi non contiamo quella del marcapunti, contiamo quella dopo, quindi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Quindi nella 14esima, ok, quindi quella dopo, mettiamo il marcapunti. La codina la facciamo di 4, quindi contiamo questa qua del marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4. Nella quarta, ok, mettiamo l'altro marcapunti, quindi questa è la codina. Quindi andiamo di nuovo a contare 13 maglie alte, scusate, quindi non quella del marcapunti ma quella dopo, quindi 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Quindi nella 14esima mettiamo il marcapunti e qua facciamo l'altra zampetta. Quindi di nuovo 5, quindi con il marcapunti 1, 2, 3, 4. Nella quinta, ok, mettiamo l'altro marcapunti, quindi qua è l'altra zampa. Quindi contiamo da dopo il marcapunti altre 20 maglie basse, scusate, maglie alte, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quindi nella 21esima andiamo a mettere il marcapunti. Di nuovo contiamo 5 maglie con il marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta mettiamo il marcapunti. Adesso, se qua è andato tutto bene, ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse, quindi non contiamo quella del marcapunti, quindi vediamo, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 con quella della chiusura, quindi contiamo anche quella della chiusura. Quindi da qui adesso, allora contiamo 10 maglie praticamente da una parte e 10 maglie dall'altra. Quindi facciamo 2, 4, 6, 8, 10. Quindi nell'11esima mettiamo il marcapunti e qua facciamo la testa. Quindi dal marcapunti all'altro marcapunti ne dobbiamo contare 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10. Nella decima qua mettiamo il marcapunti. Quindi qua ci dobbiamo ritrovare con 10. Da dopo il marcapunti 2, 4, 6, 8, 10 con quella della chiusura. E sono giusti. Ok, quindi abbiamo praticamente qui la testolina. Ok, per quello che vi ho detto, fatela da 10 se riuscite qua nella parte dritta, perché appunto dobbiamo andarla praticamente ad attaccare qua. Poi abbiamo le zampette, quindi 4, 2 e 2, e qua giù la codina, che qui nella codina appunto è dove poi andremo a mettere il bottoncino per chiudere praticamente il guscio. Ok, quindi adesso iniziamo facendo con l'uncinetto a 3. Questo io l'ho fatto tutto con l'uncinetto a 3, non ve l'ho detto prima, ma appunto sia questo che il guscio di sopra viene fatto tutto con l'uncinetto a 3. Quindi iniziamo da qui. Allora, una catenella, ci giriamo il lavoro, quindi andiamo subito nel primo marcapunti qua che ci ritroviamo, che lo possiamo comunque togliere per lavorare adesso, così lavoriamo meglio. Quindi nella prima maglia dove c'era il marcapunti andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2, poi lavoriamo 3 maglie basse, qua tutto a maglia bassa, 1, 2 e 3, e dove c'è l'altro marcapunti, quindi lo togliamo, andiamo a rifare un altro aumento, quindi 1 e 2. Quindi ci dobbiamo ritrovare con 7 maglie basse. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo queste 7 maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia sottostante. Quindi facciamo una catenella, giriamo il lavoro. Nel terzo giro andiamo a fare una diminuzione subito all'inizio, poi lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e una diminuzione alla fine. Quindi questo terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 5 maglie basse, una catenella, giriamo di nuovo il lavoro, facciamo di nuovo una diminuzione all'inizio, lavoriamo una sola maglia bassa e un'altra diminuzione alla fine. Quindi questo quarto giro ci dobbiamo ritrovare con 3 maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia sottostante. Adesso da qua dobbiamo praticamente scendere, e per scendere andiamo a fare delle maglie bassissime. Quindi prendiamo, qua sappiamo al lato un po' non abbiamo le maglie, quindi le andiamo a prendere un po' così a casaccio. Cerchiamo solo di non tirare, cerchiamo di fare un lavoro abbastanza morbido. Quindi l'ultima maglia bassa che andremo a fare è qua nella maglia dove abbiamo fatto l'aumento, quindi qua ci facciamo una maglia bassissima, maglie bassissime, scusate, non maglie basse, non so se ho detto maglie basse, ma intendevo maglie bassissime. Quindi adesso dobbiamo andare a fare appunto maglie bassissime fino ad arrivare al prossimo marcapunti, che di nuovo qua andiamo a fare questa lavorazione della zampa. Arrivata qui al marcapunti della coda, quindi togliamo, anche qua andiamo a fare subito l'aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse e nella maglia del marcapunti di nuovo un altro aumento, quindi qua ci dobbiamo ritrovare con 6 maglie basse, quindi di nuovo anche qua una catenella, 6 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante.
quindi una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare una diminuzione subito qui all'inizio, poi lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione alla fine. Quindi una catenella, giriamo il lavoro e facciamo una prima diminuzione e una seconda diminuzione. Quindi ci ritroviamo con 2 maglie basse, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo un'altra diminuzione. Qua la codina dobbiamo andarla a fare un po' a punta, ok? Non come la zampetta che magari è un pochino più arrotondata, la codina la facciamo più a punta. Quindi anche qua andiamo a fare lungo il lato, ok, qua della codina, andiamo a fare tutte delle maglie bassissime fino ad arrivare al, ok, di nuovo qua alla maglia dove avevamo fatto l'aumento. E quindi di nuovo si fanno le maglie bassissime, ok, fino ad arrivare qui al marcapunti. Qua si va a fare la zampetta, quindi poi per scendere dal lato praticamente della zampa, maglie bassissime, quindi di nuovo maglie bassissime fino all'altro marcapunti. Quindi facciamoci adesso, andiamo avanti, ci facciamo queste altre due zampette e arriviamo fino al marcapunti della testolina, che anche qua poi adesso vi faccio vedere come attaccarla. Ho finito, vedete, sono arrivata praticamente alla testolina, quindi ho fatto le altre mie 2 zampette. Quindi adesso per fare la testa, praticamente, allora togliamo il marcapunti, questo qua giallo, poi prendiamo la testolina. Io mi sono segnata con il marcapunti, vedete, le 10 maglie basse, quindi dove iniziare e dove finire. Quindi prendiamo allora la maglia successiva che dobbiamo andare a lavorare, quindi era quella del marcapunti, con, ok, questa maglia, ok, che è la prima della testolina. Allora, qua la testa appunto la dobbiamo mettere così con la parte, cioè degli occhietti. Qui abbiamo il rovescio, ok, del lavoro e la testolina invece che ci guarda noi, gli occhietti verso di noi. Quindi prendiamo appunto, facciamo passare il filo dalla maglia della testolina più la maglia bassa, cioè la maglia alta, scusate, del corpo, e facciamo sempre una maglia bassissima. Quindi andiamo nella successiva, prendiamo la maglia alta, vedete, del corpo e prendo la maglia successiva qui della testa. Quindi aggancio il filo, lo faccio passare tramite tutte le maglie e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a fare le 2 dove ci sono il marcapunti. Quindi togliamo i marcapunti di tutte e 2. Ok. E di nuovo prendo una e prendo l'altra. Aggancio il filo. Ok. Piano piano lo faccio passare in quello della testa e in quello del corpo. E faccio la maglia bassissima. E abbiamo unito la testa. Così abbiamo anche qua le nostre maglie bassissime per poter agganciare il guscio, però la testa è già attaccata. Ok? Quindi continuiamo a fare le nostre maglie bassissime fino ad arrivare alla fine e poi possiamo anche staccare il filo. Adesso per il guscio dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la parte sotto, per quella beige. Quindi anche qua andiamo a fare i nostri giri sempre iniziando con le 12 maglie alte fino ad andare ad aumentare. Sempre, i giri sono sempre gli stessi, arriviamo fino al giro 10. Qua ho fatto il giro 11, ok, quindi uno in più, ma è fatto di 132 maglie basse, scusate, alte. Ho fatto praticamente una maglia alta sopra ogni maglia sottostante. Quindi arriviamo
fino a sempre al giro 10 con 8 maglie alte e un aumento. Il giro 11 facciamo 132 maglie alte. Quindi quello che adesso dobbiamo andare a fare è solo unirlo alla parte sotto. Allora qui abbiamo la testolina, ok, le due zampette e le altre due zampette, e qui c'è la coda. Noi dobbiamo andarla ad attaccare la parte verde del guscio da questa zampetta sotto fino tutta sta parte del sopra, ok, fino ad arrivare a quest'altra zampetta. Quindi la parte qua della coda, ok, questa rimane vuota, ok, questa parte qua non la dobbiamo attaccare. Quindi fate attenzione, dobbiamo solo attaccare la parte questa qua superiore. Questa parte qua rimane vuota. Qui poi metteremo il bottoncino, ok, in modo da chiuderla, quindi le tartarughine comunque non scappano. Quindi noi abbiamo finito, vedete, io ce l'ho qua praticamente il giro. Noi da qui dobbiamo iniziare subito da questa zampa, ok, quindi attacchiamo tutto fino ad arrivare qua, e per attaccare facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la tartarughina piccola. Qua possiamo sempre usare l'uncinetto a 3, quindi qua appunto, allora per la zampa andiamo a prendere le maglie per andarle a chiudere praticamente dove abbiamo fatto le maglie basse, ok, cioè qui c'è la maglia alta, vedete, qua c'è la maglia alta, qua ci sono le maglie basse, noi andiamo proprio qua sotto le maglie basse dove ci sono sti buchetti. Quindi iniziamo subito dal primo, prendiamo la maglia bassissima qua della parte del guscio, ok, con qua la prima, il primo buchetto dove c'è l'ultima maglia bassissima che abbiamo fatto, e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi qua di nuovo la seconda, ok, la terza, la quarta, ok, quinta e sesta. Quindi la zampetta è fatta. Poi da qui in poi andiamo a prendere praticamente le maglie bassissime per fare qua la chiusura, ok, della testolina. Abbiamo fatto praticamente qua l'ultima maglia bassissima che c'era prima della testolina. Quindi facciamo una cosa, ci mettiamo la testolina praticamente piegata tutta all'indietro e noi andiamo a prendere la maglia qua del guscio più la maglia bassissima, ok, vedete, quella della testolina dove avevamo chiuso le maglie insieme. Quindi prendo la maglia del guscio più la maglia bassissima della testa, ed eccola qua la tartaruga mamma finita. Ho messo anche il bottoncino, quindi vedete qui c'ho la parte dove dentro ci sono già appunto le tartarughine, quindi il bottoncino qui, vedete, fate in modo che il bottoncino vi passi tra le maglie alte, ok, qua è stato fatto a maglia alta, quindi fate attenzione che da non prenderlo troppo grande o troppo piccolo, perché poi magari vi scappa. Quindi una via di mezzo che ci vada bene, che ci passa tra le maglie, ma almeno che lo tiene chiuso. E qua dentro, già l'ho messo un po' dentro, un po' sono fuori, appunto ci sono tutte le mini tartarughine. Io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il progetto vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!